Bentornati, oggi vi spiego come ricomincerei da zero un allevamento, perché la verità è che tanti si bloccano prima di iniziare. La prima cosa da fare è capire la specie con cui vuoi partire. A me per esempio piacevano i canarini gialli e avevo un socio che invece non li piacevano, preferiva fare dell'altro come arlecchino portoghesi, agata, satinè, eccetera. E quindi poi ci siamo dovuti dividere per portare avanti ognuno la propria passione, perché altrimenti poi tutto quel lavoro che c'è da fare non si fa più con passione, ma si fa controvoglia. Chiaramente questo video è rivolto a chi inizia, perché già mi immagino nei commenti: ah, ma io 20 anni, 25 anni che allevo e allevo più specie diverse. Certamente, se una persona poi è capace e sa cosa fare, può anche allevare più specie. Io per esempio conosco moltissimi allevatori, miei amici, che allevano gialli, allevano rossi, allevano arlecchino portoghesi, allevano neri e vincono anche delle mostre. Io però questo video lo sto facendo per le persone che vogliono cominciare. Quindi inizialmente impara bene una specie e poi semmai allarghi ad altre specie. Poi ovviamente dovrai informarti di tutto quello che c'è da sapere su quella specie. Per esempio devi sapere che ci sono le 4 fasi, che sono il riposo, la preparazione alla cova, la riproduzione e la muta. Quindi dovrai cercare di dare un'alimentazione giusta per ogni fase. Dovrai cercare di fare una preparazione prima di iniziare le cove ai tuoi soggetti per ottimizzare al massimo, diciamo, la schiusa delle uova e avere tanti pulli. Quindi mi raccomando, contatta un allevatore vicino a casa tua e quando vai a prendere la coppia lì potresti magari fargli qualche domanda e chiedergli cosa c'è da fare. Comincia con una buona coppia di valore. Il primo anno ho preso una coppia da un allevatore e altre 2 coppie da un altro allevatore, in maniera da avere dei soggetti già comunque selezionati e dei soggetti comunque di valore. L'anno successivo ho preso dei novelli da un altro allevatore ancora e in questo modo sono riuscito a fare i miei accoppiamenti appunto tra il ceppo dei 2 allevatori del primo anno e il ceppo dell'allevatore del secondo anno e finalmente ho fatto i miei canarini, quelli che adesso dovrò decidere di fare degli accoppiamenti giusti per comunque alzare un po' il livello. Ovviamente ho cominciato da canarini che già avevano le caratteristiche giuste per cominciare a lavorarci seriamente. Quando ho creato il ceppo di cocorite, per esempio, ho fatto la stessa cosa. Ho preso delle cocorite da un allevatore, ne ho prese delle altre da un altro allevatore e ho cominciato a fare degli accoppiamenti giusti per avere delle cocorite che si riproducevano in maniera ottimale. Poi chiaramente ogni tanto se trovo una cocorita o un canarino che mi può interessare lo introduco in allevamento. Quando vado a Modena, girando un po' si trovano dei soggetti buoni. Per esempio ho preso un canarino giallo intenso 2 anni fa a Modena che mi ha dato delle soddisfazioni. Ho preso anche delle calopsiti che sono state degli ottimi riproduttori. Ho preso anche degli inseparabili. Per tornare sui canarini, appunto il giallo si accosta bene con il bianco, quindi probabilmente presto introdurrò anche il canarino bianco e anche l'avorio, perché appunto c'è una logica con il giallo. Parti con soggetti buoni, non economici, perché partendo con dei soggetti buoni ti risparmi anni di lavoro. E allora qual è il momento migliore per acquistare delle coppie? Il momento migliore è quando gli allevatori hanno finito di formare le loro coppie, quindi hanno dei soggetti già interessanti per loro, ma che non utilizzano tutti. Ovviamente faranno le coppie, si terranno qualche soggetto di scorta, ma l'esubero lo daranno sicuramente via. E non è la prima selezione che hanno fatto.
ma quelli che hanno deciso di tenersi fino all'ultimo, che saranno sicuramente i soggetti migliori. Quindi, se vuoi cominciare, contatta un allevatore un po' prima e gli dirai di avvisarti quando lui ha finito di fare le coppie, che gli rimangono i soggetti disponibili, di chiamarti e lì farai veramente degli ottimi acquisti. Quando faranno le coppie? Beh, dipende da quando cominciano. Normalmente una stagione, un allevatore la inizia verso metà febbraio, primi di marzo, quindi le coppie o almeno i soggetti che vuole mettere in coppia già da metà gennaio dovrebbe conoscerli. Quindi io ti consiglio di contattarlo anche a dicembre e prendere appuntamento una volta che lui ha finito di fare le coppie. Se le fa più avanti, comunque lui penserà a tutto, penserà a nutrirli bene, penserà magari già a prepararli lui, così ti ritroverai dei soggetti già pronti per l'accoppiamento, come è successo a me. Qualche anno fa avevo preparato tutti i miei soggetti, poi avevo una femmina che mi avanzava. E una persona mi ha chiamato, cercava una femmina e gli ho dato proprio quella. Questa persona mi ha ringraziato perché ha avuto tantissime soddisfazioni. La femmina ha fatto le uova praticamente dopo una settimana che gliel'ho data e ha fatto tanti piccoli. Ecco, quello è stato un buon acquisto da parte sua. Quindi parti con qualità, con la specie che ti piace di più e costruisci tutto con una logica. Adesso ti lascio perché devo andare a cominciare a preparare la mia prossima stagione appunto di riproduzione. Devo cominciare a oggi dividere i maschi dalle femmine di canarino. Per quanto riguarda i pappagalli, le coppie le ho già fatte tutte. C'è da impostare un fotoperiodo fra pochissimo perché voglio anticipare appunto al 22 di febbraio la riproduzione dei pappagalli e dei canarini. Se vuoi approfondire tutto questo con me, abbonati al canale. Io vi saluto, vi chiedo un bel like per supportare il lavoro che sto facendo, iscrivetevi al canale e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e a presto!